Salve, siete nel ristorante Don Alfonso, 1890, a Sant'Agata sui Due Golfi. Io sono Ernesto Iaccarino, il figlio di Alfonso. Il mio bisnonno si chiamava Alfonso pure lui. È lui che nel 1890 ha iniziato l'attività proprio qui, in questa location, con una pensione. Poi nel 1973 i miei genitori fondano questo ristorante dedicato ad Alfonso, quindi il mio bisnonno, che nel 1890 ha iniziato l'attività. Sin da subito, quindi nel 1973, le idee erano abbastanza chiare, perché nasce come ristorante pizzeria, ma già all'epoca l'obiettivo era quello di fare grandissima qualità. L'obiettivo era quello di provare a fare un ristorante significativo, quindi che potesse raccontare la storia di questa parte del mondo. Noi in questa terra abbiamo 3000 anni di storia, abbiamo un patrimonio culturale incredibile, un'evoluzione tra gli arabi, i greci, i fenici, che hanno portato una contaminazione nel cibo che oggi è la nostra storia, no? È la nostra cultura. In realtà il cibo è da sempre contaminazione ed evoluzione. Quindi arriva poi un certo signore che si chiama Ansel Keys, che codifica la dieta mediterranea, e da lì poi nasce tutto un percorso quasi parallelo tra noi e Ansel Keys, perché nel momento in cui Ansel Keys codifica la dieta mediterranea, quindi anni 70, anni 80, noi iniziamo l'attività proprio partendo dalla stessa idea e abbiamo trovato questo supporto scientifico incredibile che ci ha portato poi a diventare famosissimi in tutto il mondo, perché oltre a fare una cucina buona, poi era anche una cucina sana, era anche una cucina, e oggi ancora più attuale, perché è anche una cucina sostenibile, perché chi mangia seguendo lo stile di vita mediterraneo oggi fa anche del bene al pianeta. Detto questo, poi ovviamente un po' la storia recente, un po' più conosciuta, perché poi sono arrivati i successi internazionali, le guide, la critica, però quello che oggi mi piace sottolineare è che noi siamo l'unico ristorante italiano di fascia alta, se non europeo, che è aperto in tutti i continenti, perché neppure i grandissimi di Francia hanno aperto in tutti i continenti. Quindi la competizione, il mondo della gastronomia è sempre molto stata Italia contro Francia, Francia contro Italia, e noi siamo riusciti a mettere a bandierine in tutti i continenti, ma l'abbiamo messa tra l'altro in location e con partner di rilievo mondiale. A Macao abbiamo aperto con il tycoon Stan Liu, che è quello che ha fondato la città di Macao attorno ai casinò, quindi con un giro di affari che ha superato anche Las Vegas, fa 36 bilioni di dollari, quindi 36 miliardi di dollari di fatturato, la città di Macao. E il partner più forte ha scelto Don Alfonso per andare a fare il ristorante italiano. In Nuova Zelanda abbiamo aperto con un oligarca russo che ha investito 100 milioni di dollari per fare 8 suite, 900 ettari di terreno. Ha preso il progetto Don Alfonso, era talmente innamorato del progetto che lo ha replicato però con i soldi suoi, quindi noi lo facciamo in piccolo a Sant'Agata con i soldi nostri. E poi abbiamo aperto a Toronto con Nick Di Donato, che è il player più forte sul food della città di Toronto. 10 top chef italiani sono andati a cucinare lì, lui è venuto in Italia, li ha visitati tutti e ha scelto noi per aprire lì. A St. Louis abbiamo aperto con un billionaire americano che pure lui, cliente storico di Don Alfonso, a un certo punto ha fatto una barca di soldi, ha aperto nel Ritz-Carlton, ha fatto un ristorante di design pazzesco, spendendo cifre incredibili. Per cui abbiamo avuto la fortuna di incontrare questi partner super top, e l'abbiamo fatto a livelli altissimi. Poi a Marrakech abbiamo aperto dentro l'hotel La Mamounia, che è l'albergo più importante di tutto il Nord Africa. Quindi lo abbiamo fatto, per fortuna ci hanno scelto, diciamo, in location fantastiche, altrimenti tra l'altro non avremmo neanche accettato se non fossero state location di super prestigio. E quindi, diciamo, divertendoci, siamo riusciti a creare un bel giocattolino
che oggi è una realtà a livello mondiale. Quindi la storia del Don Alfonso ormai è antica. Lei quindi è la terza generazione. Io sarei la quarta, la quarta bisnonno. generazione. Sì. Quindi Perché bisnonno, no, mio padre e io. ok, quindi lei da che età ha deciso di entrare in cucina e fare questo Però lavoro? questo da sempre, cioè da quando capivo che cosa era il cibo, quando capivo che cosa era il cibo, quindi è da quando ho 10 anni che i miei genitori da sempre mi hanno fatto lavorare in azienda. Poi andavo bene a scuola, quindi ho continuato, mi sono trovato a fare le due. I tempi erano diversi rispetto alla vostra generazione perché non c'era internet, non c'era il telefonino, non esisteva, per cui tu quando vivevi in un piccolo paese come Sant'Agata, che aveva all'epoca 700 abitanti, non c'era un cinema, o giocavi a pallone, stavi in mezzo alla strada tutta la giornata, o studiavi e non è che avevi altre attività di svago. E quindi sono stato pure fortunato perché ho vissuto un'epoca diversa, ma totalmente diversa dalla nostra attuale, e mi ha permesso, non avendo altre distrazioni, di concentrarmi tanto sullo sport, sulla carriera scolastica e poi sul ristorante. Quindi mi sono trovato poi a 18 anni a dire ok, posso continuare, vado all'università, mi finisco un percorso di studi visto che andavo bene a scuola e continuavo a gestire la mia passione col cibo. La passione col cibo ce l'ho penso da quando riuscivo a riconoscere il cibo, perché poi sono stato un po' deviato da due genitori come i miei che mi hanno portato a 10 anni a fare un giro tra i 3 stelle di Francia più importanti, quindi tu sai, esperienze che ancora mi ricordo oggi, quindi l'allenamento al buono, al bello e al palato fin da piccolo, avere un palato allenato, riconoscere gli odori, questo ti aiuta poi tantissimo, però ti devi anche, perché tu per esempio, io mi ricordo a 14 anni quando andavo in vacanza con i miei amici volevano andare in discoteca, io volevo andare a mangiare, quindi io il budget che avevo lo utilizzavo per andare a cena e mi trovavo pure da solo ad andare a cena perché i miei amici avevano interessi diversi. Quindi ho avuto una socialità deviata da quello che era un normale bimbo di 14 anni, che probabilmente voleva vivere più la serata in discoteca, però non mi sono mai fatto un problema perché prima andavo da solo, cioè non mi sono mai accodato al branco perché non lo ritenevo, non mi ha ritenuto giusto, anzi sempre scelte un po' controcorrente, anche forse sono l'unico cuoco stellato laureato in Italia, penso, quindi sempre controcorrente. Mi piace vivere la mia vita sbagliando con la mia testa, senza farmi condizionare dagli altri, neppure quando avevo 14 anni. E in tutto ciò c'è stata magari un'esperienza determinante che l'ha proprio appassionata a questo mondo, che l'ha fatto decidere di proseguire? No, più che altro qualche esperienza scioccante, più che appassionante, nel senso che da bimbo, quando avevo 10 anni, i miei andavano ad Alba a comprare i tartufi bianchi. Non so se avete mai avuto 2 kg di tartufo bianco nel vostro frigorifero di casa, penso un'esperienza che pochi bimbi possano fare. E perché noi conservavamo il tartufo nel frigo di casa, perché era costosissimo, tartufo bianco. Io la mattina quando bevevo il latte era super impregnato di tartufo, per cui, sai, il bimbo di 10 anni abituato al latte, quando se lo beveva il tartufo, era un po' bestemmiavo, dicevo, ma non è possibile, cioè, i miei genitori. Poi però quel ricordo di infanzia è stato il primo piatto che ho fatto quando sono tornato in cucina, quando ho preso poi, iniziato a lavorare poi in modo professionale in cucina, e quindi ho fatto questa spuma di burrata con un uovo cotto a bassa temperatura, fagiolini sotto e questo tartufo bianco. Perché la burrata mi ricordava poi un po', volevo creare quella nuvola, volevo fare una nuvola che mi ricordasse il latte e volevo dare questa esperienza pure ai miei ospiti. E devo dire la verità, da allora è un must, adesso è diventato un piatto iconico del Don Alfonso, non lo posso togliere perché c'è gente che viene dall'altro lato del mondo e che vuole trovare quel piatto, quindi più scioccante che... però sono tanti, poi mi ricordo il pollo di Brest da Georges Blanc quando avevo 10 anni, ancora mi ricordo il sapore di quel pollo.
tu memorizzi come essere umano, secondo me, quello che la memoria più forte che abbiamo è la memoria del gusto, perché quando nasciamo, proprio da un punto di vista proprio primordiale, la prima cosa che facciamo, ci attacchiamo al seno di mamma e non abbiamo ancora gli occhi aperti, non ancora abbiamo sviluppato quindi la vista, e il cibo e il gusto è quello che guida la nostra vita proprio dai primissimi attimi in cui nasciamo, per cui per me la memoria del gusto è una cosa incredibile. A volte mi sono trovato un anno particolare, noi perché poi chiudevamo per i lavori che dovevamo fare, in Australia da Tizio, che era il più grande covo di tutta l'Australia. Era il 31 dicembre, lui aveva il locale con 150 persone sedute, io vado là con la mia attuale compagna, mi porta su nel privé, cucina i suoi due sous chef più altri due ragazzi, cucinano 4 ragazzi per noi e mi fa assaggiare il wasabi con la carne. E io lì me lo metto in un angolo del cervello e fu un'esperienza. Poi con Tetsuya a tavola, che stai tutta la serata con noi, poi 150 ospiti giù, si dedicò tutta la sera dopo andammo a bere fino alle 6 del mattino da amici, però quel ricordo, quindi e tanti flash, e poi tu memorizzi in angoli del cervello. Quando fai un piatto nuovo, ti ricordi delle varie esperienze. Faccio per esempio, l'anno scorso feci questo cappello del prete, che è una parte di taglio non primario di un bovino, e quello è il piatto proprio di vari ricordi. Non faccio più piatti se non mi innamoro di un ingrediente, quindi mi innamoro di questo pezzo di carne, di questo taglio, e lo interpreto. In Cina avevo mangiato uno stracotto, con lo staff avevano fatto uno stracotto di carne strepitoso, mi feci dire la ricetta. Caspita, perché non uso quella tecnica cinese dello stracotto, col cappello del prete del Beneventano? Mi ricordai dell'abbinamento sul wasabi della carne, lo metto insieme alla mostarda di arance, mostarda e wasabi. E poi in quei giorni avevo mangiato una vellutata della nonna di zucca, che era un mondiale. Metto sotto la ricetta della vellutata della nonna e una salsa di nocciole. Anche quello oggi diventa un piatto iconico, anche se c'è soltanto un anno. Tu te ne accorgi quando un piatto poi diventa icona, perché in menù degustazione, intervisto i clienti, mi dicono il piatto, io mi devi dire un piatto che ti è piaciuto di più, e il 70% ti dice quello, allora ti rendi conto che purtroppo non puoi più togliere la carta. E cambiando quindi i tempi, sono cambiati anche i palati. Cosa è cambiato il suo approccio alla cucina rispetto magari a quello di suo padre in passato? Ma io devo dire, una cosa è da dire, che un grande piatto resta un grande piatto. Quindi come grandi vini, cioè un grande piatto lo mangia un bimbo di 10 anni e lo riconosce come la persona di 60. I grandi piatti sono trasversali e diventano pure piatti che non hanno tempo, perché il grande piatto supera la distanza generazionale, supera le distanze dei sessi. Io penso che il cibo ha una di quelle caratteristiche molto molto simili all'arte, che ha questo linguaggio universale. Tu di fronte a un grande quadro ti emozioni, di fronte a un grande piatto ti emozioni, e di fronte a un grande piatto, come nell'arte, non hai bisogno di traduzioni. Quindi, essendo famosi un po' in tutto il mondo, quindi avendo vari ristoranti sparsi in giro, le altre culture come hanno influenzato la sua ideologia di cucina? Ma diciamo che, quando ti ho detto all'inizio, la cucina è da sempre evoluzione e contaminazione, e la tradizione non è altro che una foto di oggi a quello che è questo momento. Ti dico tanto e niente, nel senso che tu devi, secondo me, conoscere le tecniche più o meno di tutto il mondo. Quanto più cresci da un punto di vista di conoscenza, e nel cibo è infinita la conoscenza, non finisce mai di imparare, tanto più è un bagaglio che poi puoi utilizzare pur facendo piatti di grande identità territoriale. Però non ci dimentichiamo che nell'anno 1000, giusto per fare qualche passaggio, nell'anno 1000 arrivano gli arabi in Sicilia, conquistano la Sicilia
e ci portano la coltura del riso. E l'arancino di riso è di origine araba. Per venire un po' più ai nostri giorni, dopo la scoperta del 1400 e rotti, dopo la scoperta dell'America, arriva il pomodoro in Europa, ma solo nel 1700, fine 1700 viene utilizzato in cucina. Quindi se noi pensiamo che il pomodoro e tutte le ricette che oggi noi abbiamo a base di pomodoro siano tradizione storica, noi che siamo un popolo che abbiamo 3000 anni di storia, mi fa un poco ridere, perché 200 anni su 3000 anni di storia vuol dire che era ieri. Quindi tutte le ricette che oggi noi abbiamo a base di pomodoro in realtà sono un'evoluzione di un pazzo che ha preso un prodotto nuovo, l'ha utilizzato e l'ha fatto diventare un grande prodotto, perché poi qua il pomodoro ha trovato il territorio incredibile, quindi i vulcani un po' dappertutto in tutta la regione, un microclima fantastico. Per il pomodoro abbiamo fatto forse il pomodoro più importante del mondo, ma se non ci fosse stata questa evoluzione noi saremmo rimasti al pre-pomodoro. Come sarebbe stata triste la nostra vita? Quindi la cucina, attenzione, evoluzione e contaminazione da sempre, ma per raccontarvi un'altra, i Monzù arrivano a Napoli nell'800, 1800 a corte degli spagnoli, della corona spagnola, e iniziano a interpretare la cucina napoletana, gli ingredienti napoletani con le tecniche della cucina francese. Il ragù, nasce il ragù, nascono i beignet, nasce il sartù, giusto per farci, e noi pensiamo che il sartù, il ragù, lo facciamo da manina, non è vero. Probabilmente quello che è ancora più identitario è l'uso delle spezie, perché noi nell'anno 1000 abbiamo avuto gli arabi in Sicilia e loro c'hanno lo zafferano, è diventata cultura nazionale perché il risotto alla milanese si fa con lo zafferano, ma in realtà anche quella è una contaminazione, perché lo zafferano non si produce in Lombardia, ma lo stesso espresso, il caffè, è frutto di una contaminazione. Noi lo beviamo tutti i giorni e per noi è tradizione, ma non lo è, perché noi il caffè qua non lo produciamo proprio in Italia. Quindi il cibo è da sempre evoluzione e contaminazione. Chi non capisce questo non capisce nulla di cibo. E la dieta mediterranea è semplicemente una fotografia di quel momento in cui uno studioso è andato a capire come si mangiava in una certa parte del mondo e ha capito che quel modo di mangiare in quel momento era super salutare, e quindi ne ha codificato una dieta che oggi è diventata famosa. Però io dico, non fermiamo questa evoluzione del cibo, perché se no fermiamo la storia, e non è possibile, perché non la possiamo fermare neppure, pur volendo non ci riusciremo. Allora, oggi diciamo il Don Alfonso si è un po' affermato tra il panorama culinario della penisola, e molti descrivono appunto l'esperienza di venire a mangiare qui come qualcosa di unico ed incredibile. In realtà qual è il segreto che li porta verso queste sensazioni? Ma io penso che ci sono due elementi importanti. Il primo, perciò il nostro lavoro è bellissimo, il primo è che tu un piatto lo devi sentire. Cioè, l'esempio ho fatto il cappello del prete, no? Tu mangi una carne nelle montagne di Avellino e ti rendi conto che puoi fare un piatto che può avere un potenziale importante, però quello lo devi sentire. Qua fa parte dell'interpretazione degli ingredienti, di tirare fuori il massimo da ogni ingrediente, di far sentire tutti gli elementi che metti nel piatto, di dare equilibrio al piatto, e quello è un lavoro proprio di sensazione, di sensibilità, di pancia, no? di istinto. Poi c'è un'altra fase che è ancora forse più importante, che tu quando fai un grande piatto non lo puoi far mangiare a una persona un grande piatto e l'altra persona poi fai una cosa sbagliata. Quindi la standardizzazione del piatto che deve diventare uguale per tutti, e lì c'è proprio un lavoro di ingegneria. Noi abbiamo le ricette scritte al centesimo di grammo, cioè un grammo lo dividiamo per 100 e facciamo le ricette a centesimo di grammo. Quindi c'è una mappa dove io con quella riesco a
come in Formula 1, non devi fare l'assetto a un piatto, sai un attimo dove, ovviamente lo devi sentire, perché parte dalla sensazione, in bocca, al palato, però poi c'è una mappa che ti permette, una mappatura di ogni piatto che ti permette di fare l'equilibrio e di cambiarlo come vuoi, in base a quello che reputi da un punto di vista del sentire più giusto per il tuo ospite. Quindi sono le due fasi, quindi del sentire e quella ingegneristica sono importanti. Una sola non funziona. E lei cosa intende per dieta mediterranea? Ma io intendo innanzitutto il nostro stile di mangiare, no? Quindi l'uso del pesce azzurro, dei legumi, della frutta, della verdura. Le carni ne ho 3 in carta, però ovviamente un ristorante che vuole essere ambizioso non può escluderle totalmente. Da qualche anno ho moltissimi piatti vegetariani, già da 4-5 anni, però è proprio la cucina mediterranea e l'interpretazione dell'ingrediente, perché a differenza della cucina francese, quando loro fanno le basi di cucina, hanno burro e panna quasi dappertutto. Noi abbiamo le extravergini d'olive e erbe, soprattutto, quindi è totalmente diversa. E l'idea del Mediterraneo, innanzitutto un'idea di mangiare secondo la stagione, con poco uso di carne, soprattutto utilizzare materie prime povere come il pesce azzurro, e poi legumi, verdure, frutta e soprattutto l'olio extravergine d'oliva, che è la base della nostra cucina. E quindi fare un modo di cucina che poi la gente dopo queste 3 ore a tavola digerisce dopo un'ora e mezza, ti riconosce il merito. O ho clienti che vengono con problemi di colesterolo e con problemi di glicemia, entrano con dei valori, escono con valori molto più bassi e mi mandano le analisi. Quindi è proprio l'interpretazione degli ingredienti, avere anche un modo etico di trattarli, perché se tu sei corretto nelle cotture, nell'utilizzo appunto dell'olio extravergine, di un certo tipo di grasso piuttosto che altri grassi, e allora fai le cose in modo diverso. Ma in più ti dirò, ci sono alcuni grassi che oggi purtroppo sono diventati spazzatura e quindi vanno totalmente evitati, sono grassi animali, no? Ma anche perché purtroppo negli ultimi 50 anni è entrata l'industria alimentare che ha iniziato a usare ormoni per la crescita, antibiotici, e quindi nel grasso si vanno a concentrare tutte quelle parti, diciamo, che l'animale espelle, e lì ci sono tutti i problemi più grossi. Una volta, 50 anni fa, se tu devi crescere il maiale a casa, in cortile, gli devi mangiare quello che tu scartavi da quello che non mangiavi a casa, quel grasso di quel maiale fa bene. Quindi dipende poi pure e quindi noi siamo partiti da un modello di ristorazione, ci siamo costruiti un'azienda agricola dove ci alleviamo, dove coltiviamo tutto quello che utilizziamo nel ristorante, le erbe, le frutte, le verdure, gli ortaggi, gli animali, compriamo solo animali da piccoli artigiani locali che lavorano in un certo modo, i pesci prendiamo solo da amici pescatori che lo pescano il pesce, non lo vanno a comprare dall'allevamento. Allora già questo ti aiuta tantissimo a fare una cucina vera, al di là pure della dieta mediterranea, perché se tu nella dieta mediterranea ti mangi pesci di allevamento, non è che ti cambia molto la vita, anzi forse te la peggiorano. Noi viviamo qui in Campania, quindi il modo di mangiare è quello che più o meno tutti quanti a casa di chi vive in questa parte del mondo fa, quindi sai, le mozzarelle, le ricotte, i formaggi in generale li mangiamo, i legumi mamma e papà te li fanno sempre mangiare, seppure non te li puoi mangiare ti obbligano a farlo. Il pesce azzurro è pure una di quelle cose che tu di solito, quindi ti formi in una cultura, ma al di là diciamo proprio che tu quando pensi a un piatto, proprio perché nasci in una tradizione, in una cultura campana, poi lo fai con un taglio diverso. La stessa interpretazione degli stessi ingredienti fatti da un francese sono in modo li interpreta in modo totalmente diverso, un ragazzo francese che poi diventa un cuoco. L'altra cosa importantissima secondo me è che, per esempio, noi quando rimaniamo a casa a 10 anni, la prima cosa che facciamo è un pacco di pasta
la pasta la iniziamo a cucinare quando abbiamo 10 anni. Io parlando, sono stato presidente europeo dei giovani ristoratori per 3 anni e vicepresidente per altri 3. Quindi ho conosciuto molto, pure da un punto di vista umano, gli altri chef della mia generazione e della mia età. E lui mi dice, Ernest, quando rimanevo a casa, io trovavo una fetta di carne in un frigorifero, tipo i svizzeri e i tedeschi. E guarda caso, su come sono bravi loro sulle cotture delle carni, è perché loro da quando hanno 10 anni che ci parlano quegli ingredienti. Noi con la pasta ci parliamo da quando abbiamo 10 anni, quindi qualsiasi di noi ha un'esperienza sulla cottura delle paste rispetto a un cuoco del nord Europa incredibile, perché lo facciamo da quando abbiamo 10 anni, pure a casa quando ci dobbiamo cucinare da soli e quando siamo soli. Ok, quindi sempre un po' nel contesto della dieta mediterranea, qual è il piatto che più la rappresenta e le emozioni che suscita in lei? Ma per esempio, ma sono tanti i piatti che mi rappresentano la dieta mediterranea. Forse uno su tutti è questa, abbiamo fatto questa ricciola affumicata con sotto un purè di fave secche e semi di finocchietto con una emulsione agli agrumi, yogurt e erba cipollina. Quindi questo è proprio il cartello della dieta mediterranea, per cui c'hai lo yogurt, quindi il latticino, il pesce azzurro, il legume, gli agrumi, cioè più di questo è difficile trovare. E di questo piatto, cioè com'è nata la concezione, la creazione di questo piatto? Quelli i piatti nascono da soli, cioè nel senso che tu, io non è che quando faccio un piatto penso alla dieta mediterranea, io lo faccio perché cerco gli equilibri, mi serve un po' di complessità, poi dopo lo leggo e dico, ah cacchio, questo è proprio il cartello della dieta mediterranea, quindi è a posteriore che poi lo leggi, ma nasce dal fatto che tu sei frutto di questa terra, figlio di questa cultura e quindi lo fai e dopo lo leggi razionalmente e dici, ah ok, è totalmente dieta mediterranea. Oggi quindi qual è la differenza più grande tra la sua concezione di cucina e quella sempre rappresentata da suo padre in passato? Ma diciamo che la più grossa differenza, io penso, allora, noi partiamo dalla stessa idea di cucina, perché poi ci siamo formati insieme, alla fine i miei genitori hanno 20 anni di differenza e giocavamo insieme con queste visite all'estero, quindi abbiamo fatto un percorso molto simile e del gusto e di avanguardia, perché quando nel 1996 noi andiamo a trovare un certo signore che si chiamava Ferran Adrià, che nessuno conosceva al mondo nel 1996, e noi siamo stati i primi stranieri di chef ad andarlo a visitare, siamo diventati talmente amici che lui per 10 anni mi ha inviato tutto quello che sperimentavo all'Università di Barcellona e qua a Sant'Agata. A un certo punto ho capito, e quella visita la facevo insieme ad Alfonso, quindi siamo andati in Giappone nel 1990. Oggi la cucina giapponese è molto presente in Italia, ma nel 1990 in Italia c'erano 2 ristoranti giapponesi. Quando noi bisticciamo con un all'epoca importante giornalista gastronomico italiano, perché noi gli dicevamo negli anni 90 che lui denigrava la cucina giapponese, noi dicevamo stai attento, una grande cucina, fra 10 anni in Italia mangeremo molto di più giapponese, e quello ci rise in faccia. Io glielo vorrei andare a dire oggi quello che gli dicemmo. Quindi, capito, noi abbiamo avuto un percorso evolutivo insieme da sempre e abbiamo fatto tutte queste esperienze insieme, quindi diciamo che poi la personalità di ognuno di noi è diversa e per fortuna, viva Dio, e quindi l'interpretazione di un piatto con gli stessi ingredienti io la faccio in un modo, poi la fai in un altro. Questo è il bello della diversità degli esseri umani. Però l'idea di cucina, la filosofia è rimasta la stessa. E dopo che io avevo avuto questo privilegio di lavorare con Ferran Adrià per 10 anni, quando in Italia ancora non si conosceva, e mi arriva il kit delle sferificazioni, quindi fare tipo da un peperone, farne del caviale di peperone. E vado a sferificarlo e vedo che perdo il 50% del sapore del peperone
dell'azienda agricola, ho detto ok, da questo momento in poi, Ferran, tu sei un grandissimo, però il mio percorso deve essere diverso, perché noi abbiamo un potenziale di sapore e di gusto e di lunghezza di gusto, per cui ho detto ok, va bene tutto quello che abbiamo detto finora, però la mia strada. In quel momento ho capito che dovevamo fare un tipo di cucina ancora più estrema, nel senso che per esempio da noi additivi chimici zero, burro Parma zero, mentre se tu vai nel 99,9% delle grandi cucine italiane è pieno di questa roba. Noi gli addensanti ce li facciamo in casa. Io prendo la tapioca, la frullo al bimbi a 90 gradi, una dose di acqua, dose di tapioca, mi faccio un addensante che mi addensa a caldo e a freddo, cosa che normalmente si fa con la gomma xantana, che è un elemento di sintesi, di chimica di sintesi strong, veramente forte. Per cui noi abbiamo provato a dire ok, ancora di più acceleriamo sull'idea di cucina mediterranea, che poi è una cucina sana, quindi sull'idea di cucina sana poi abbiamo costruito tutta la nostra identità. E ovviamente negli ultimi 20 anni noi siamo andati ad aprire in tutto il mondo e papà già davano 20 anni che non c'è in cucina, quindi voglio dire, chi ha scelto noi per andare in giro per il mondo l'ha scelto quando c'ero io in cucina. E quindi siamo passati da una realtà dove Alfonso papà aveva un ristorante ad aprire in tutto il mondo. Ma questo, io dico, è semplicemente una continuità, perché papà mi ha dato gli strumenti, mi ha messo in mano gli strumenti per fare un certo tipo di lavoro. Io ho semplicemente continuato con la mia idea, che è la sua di cucina, però ragazzi c'è un'evoluzione in giro sulle tecnologie, tecniche, e poi cresci, perché tu più tempo passa, più fai esperienza, più diventi maturo, più affini il gusto, più ti confronti col mondo. E poi secondo me se tu ti svegli la mattina col pensiero che la tua passione è il cibo, pure se sei scemo, dopo 20 anni, voglio dire, c'è un miglioramento sostanziale di quello che fai. Quindi sempre in questa visione, in questa sua visione di questo panorama culinario, quali sono gli ingredienti che lei attualmente predilige e perché? Ma gli ingredienti che prediligo è difficile dirlo perché sono tantissimi, tutti i piatti che ho in carta li amo, quindi non è che ci sono 3-4 ingredienti, ci sono tantissimi ingredienti, è difficile dire quali. Però ti dico che non faccio un piatto nuovo se non mi innamoro di un ingrediente che ho provato, quindi più che altro mi devo emozionare. Se mi emoziona un ingrediente, poi facilmente lo riesco a mettere in carta. Se non mi emoziona, non ce la faccio. Mi dovrei sforzare troppo per farlo. A un certo punto della mia vita ho detto no, non mi voglio sforzare perché poi le cose sforzate si sentono. Invece se tu lo fai di pancia, di passione, vedi, lo senti, lo interpreti, ti viene in modo naturale. E quelli sono i piatti che poi funzionano. Quindi in conclusione a quanto detto finora, le cose quindi che per lei, quello che è per lei la cucina, qual è l'importanza di trasmettere questi valori a chi viene a degustare un suo piatto? Ma io penso che l'importanza è che io devo avere rispetto per gli ospiti, quindi dico ai miei ragazzi sempre, a tutto lo staff, perciò sono 24 ragazzi, se sbagliamo un piatto non è un piatto sbagliato e non è il problema del piatto sbagliato, è che noi stiamo facendo perdere del tempo a chi è venuto fin qua su, perché l'unica cosa che non possiamo comprare è il tempo, quindi se io sbaglio un piatto vuol dire che non ho fatto vivere un'emozione a un ospite che invece merita di provare, quindi su questo poi divento abbastanza rigido e quindi diciamo qua il livello dovrebbe essere quello che su ogni piatto devi avere un livello che vale la pena di venire qui su. Ed è Quindi lo trasmetto ai miei ragazzi in modo molto molto chiaro. Ed è quindi questo che comunque l'ha portato ad essere apprezzato anche da clientela sia straniera che poi Sì. italiana. Sì, diciamo che forse c'ho fame ancora. Quindi se c'hai fame ti metti sempre in discussione, non ti dai mai per scontato, è fondamentale la fame. Infatti ho 2 bimbi, adesso spero di riuscire un po' a trasmettere a loro la fame, perché senza la fame fai fatica, fare fatica.